Benvenuti nel video tutorial di Blockschad. Blockschad è un'applicazione che permette di creare modelli 3D attraverso la struttura blocchi. Digitiamo l'URL del sito in modo da accedere nell'applicazione e per iniziare ad utilizzare Blockschad sarà sufficiente cliccare su Create Now. Sarà possibile poi visualizzare la schermata principale che è divisa in 3 sezioni. La parte laterale a sinistra è la block bar che contiene 10 blocchi all'interno dei quali sono presenti oggetti specifici divisi per categoria sotto forma di blocchi di codice. La parte centrale è la project area in cui saranno poi inseriti i vari blocchi di codice, mentre la parte destra è la render area in cui verrà poi visualizzato all'interno l'oggetto 3D che avremo programmato. La parte in alto invece è il menu in cui potremo salvare il nostro progetto, cambiare lingua, purtroppo l'italiano ancora non c'è, e ricevere aiuto. Per iniziare dovremo decidere che oggetto andare a creare, quindi se vogliamo una forma 3D, quindi scegliere poi tra sfera, cubo, cilindro o ottagono, oppure se vogliamo creare una forma 2D. Scegliamo per esempio il cubo e lo trascineremo nella nostra project area. Cliccando sul tasto Render sarà possibile poi visualizzare il nostro cubo scelto. All'interno dell'area editabile, quindi X, Y e Z del nostro blocco appena inserito, sarà possibile ridimensionare a nostro piacimento l'oggetto. Inoltre possiamo decidere la posizione del nostro oggetto cliccando su centrato o non centrato. In questo caso proviamo a mettere centrato, clicchiamo su Render e vediamo che il cubo si è spostato. Successivamente, nella voce Trasformazione, sarà possibile poi personalizzare il nostro oggetto in vari modi. Per esempio, con il colore. Prendiamo il blocco colore e lo trasciniamo incastrandolo sull'oggetto a cui vorremmo cambiare il colore. Quindi scegliamo per esempio il colore blu e clicchiamo su Render. Noteremo che il nostro cubo ha cambiato colore. Tutti gli altri blocchi di codice funzionano poi allo stesso modo, quindi è possibile per esempio inserire un testo oppure unire 2 figure incastrandole sempre nei rispettivi riquadri, eseguire operazioni di matematica e così via. Per concludere, un esempio di modello 3D potrebbe essere questo con i relativi codici di blocchi. Il video tutorial è terminato, ciao a tutti!